Dottore, per favore, mi spiega che cos'è l'insulinoresistenza? Allora, l'insulinoresistenza in medicina è quella particolare condizione in cui le cellule sono poco sensibili a questo ormone anabolizzante potentissimo, importante che è l'insulina. Quindi una cellula non risponde più a bassi quantitativi di insulina, ma il corpo è costretto a produrre maggiori quantitativi di insulina. Questo perché avviene? Avviene perché una dieta, uno dei fattori principali di insorgenza dell'insulino resistenza, è proprio legato ad un'alimentazione ricca, eccessivamente ricca praticamente di carboidrati, e per carboidrati intendiamo gli zuccheri semplici, dal semplice zucchero bianco, passando per lo zucchero di canna, fino anche arrivare alle farine, che sono i carboidrati complessi, e quindi gli amidi in generale, anche di origine vegetale, perché gli amidi di origine animale, cioè il glicogeno muscolare, è sempre rappresentato in piccolissima quantità all'interno dei muscoli, ecco perché la carne non stimola l'insulina come lo fa invece un piatto di pasta. E l'insulina continuamente prodotta dal nostro organismo in risposta ad un'alimentazione esagerata nella sua quantità di carboidrato, un piatto di pasta a cui si affianca, che viene condito con dei pomodori, viene anche inserito del sale, viene accompagnato da un piatto di verdure o quant'altro, anche un'insalata di pomodori accompagnata con il pane, e poi alla fine un caffè con lo zucchero. Questi sono tutti fattori che vanno a creare un forte stress insulinemico all'interno del nostro organismo, e quindi una condizione di iperinsulinemia, che è quella condizione iniziale con cui l'organismo cerca di contrastare, stressando il pancreas, l'eccessivo apporto praticamente di carboidrati nella dieta quotidiana. Si arriva però a un punto in cui le cellule, ormai piene di questo materiale che viene fatto introitare dall'azione dell'insulina, e quindi parliamo dell'entrata del glicogeno muscolare all'interno dei muscoli e del grasso all'interno delle cellule adipose, ricordando che i muscoli e il grasso sono principalmente circa il 60% da soli di tutto il peso corporeo di una persona tra virgolette normale. Bene, poi se andiamo nell'obesità questo rapporto si altera, se andiamo nel mondo del culturismo avviene esattamente il contrario che nel mondo dell'obesità. Comunque i muscoli e il grasso da soli rappresentano circa il 60% praticamente tutta la massa corporea, e dobbiamo considerare praticamente che di questa massa corporea, cioè che questi tessuti hanno bisogno dell'insulina per essere nutriti, e sono i tessuti che rispondono accumulando dentro di loro l'eccessiva quantità di glucosio che arriva nel sangue dopo un pasto ricco di carboidrati, e questo avviene grazie all'insulina. L'insulina è quindi un ormone importante che è una sorta di salvezza per il nostro organismo, primo perché ci fa accumulare la massa adiposa, quindi le riserve all'interno delle cellule adipose, e ci fa mettere il glicogeno muscolare dentro i muscoli, ma allo stesso tempo l'insulina abbassa praticamente i livelli di zucchero nel sangue, che se aumentassero, come avviene nel caso del diabete, diventerebbero pericolosissime per le nostre arterie. Ma questa azione continua, portata quotidianamente avanti, senza casomai abbinare una importante attività fisica, perché le prime cellule a non sopportare più l'azione dell'insulina che le obbliga praticamente a far entrare il glucosio nelle loro cellule e a formare il glicogeno muscolare, sono proprio le cellule muscolari. Le cellule muscolari, se noi facciamo attività fisica, inizialmente richiedono l'azione di insulina, poi sono in grado, come altri tessuti, e lo ricordiamo, quali sono i tessuti che non hanno bisogno di insulina per prendere zucchero dal sangue, primi fra tutti il cervello, secondo per importanza il surrene, il cristallino, e i muscoli quando noi siamo in piena attività fisica. Quindi se noi vogliamo abbassare i livelli di zucchero nel sangue senza produrre livelli eccessivi di insulina, o facciamo attività fisica o facciamo attenzione praticamente alla nostra dieta, perché se noi continuiamo a mettere dentro dei carboidrati nella nostra dieta e continuiamo a non fare attività fisica,
ci troveremo prima o poi in una condizione di insulinoresistenza. L'insulinoresistenza di per sé non sarebbe una condizione gravissima, perché se noi analizzassimo la maggior parte delle persone che hanno addome globoso, un po' di grasso accumulato, queste persone hanno già un'iniziale sindrome, un'iniziale insulinoresistenza rispetto ad un atleta che invece tende ad abbassare questi livelli. Se facessimo una curva da carico di tolleranza del glucosio, noi ci accorgeremmo che molte persone cominciano a essere poco tolleranti al glucosio, cioè non riescono più a allontanare dal sangue nel range di tempo prestabilito quell'eccessiva quantità di zucchero che noi introduciamo con questa prova. Quindi questa condizione di insulinoresistenza, che è una condizione che noi possiamo già valutare in base a determinati parametri, cioè se uno mi chiede, dottore, chi è insulinoresistente? Insulinoresistente è l'uomo che ha un girovita che supera i 102 cm di girovita a livello addominale o ombelicale, come si suol dire, la donna che supera gli 88 cm, la stessa donna o uomo praticamente che ha una glicemia a riposo superiore ai 110 al mattino, o una donna che ha il suo HDL sotto 50 o un uomo invece sotto 40 di valore di HDL, ricordando che l'HDL è il colesterolo buono, diciamo che è insulino resistente anche il paziente, talvolta anche magro, che ha un livello di pressione, in particolar modo la minima, superiore a 90 o intorno ai 90. Quindi sono queste le condizioni. Come si può già considerare in partenza insulino resistente come sottoscritto chi ha familiarità, quindi dalla parte della mamma, del papà o in presenza dei fratelli, dell'insorgenza di diabete prima dei 65 anni. Quindi siamo di fronte a soggetti che devono assolutamente, me compreso, andare praticamente a fare attenzione a quella che è una dieta o svolgere attività fisica, ovviamente, che avesse il tempo, di fare una dieta praticamente priva o con una quantità di carboidrati fortemente ridotta, le famose diete a basso indice glicemico. Ma se noi abbiamo raggiunto una condizione di insulinoresistenza, e quando è che si manifesta questa insulinoresistenza? Non solo per la presenza di questi 5 fattori che abbiamo indicato: colesterolo buono, l'aumento della pressione minima, quindi la riduzione del colesterolo buono, l'aumento della pressione minima, l'aumento del girovita, uomini e donne, 102 per gli uomini, 88 per le donne, aumento della familiarità praticamente per il diabete. Queste condizioni praticamente che ci dicono insulinoresistenza, noi possiamo già andare però a diagnosticare una condizione non di insulinoresistenza ma di sindrome da insulinoresistenza. Vuol dire che siamo andati oltre, cioè è comparsa la malattia. La malattia è quando praticamente 2 o 3 o addirittura 2 di questi valori, colesterolo buono, basso, minima, alta e circonferenza addominale superiore ai valori consentiti, quando questi 3 fattori già si accordano fra di loro, noi siamo in una condizione che è detta sindrome da insulinoresistenza. La sindrome da insulinoresistenza è una condizione che apre la porta a gravissime malattie. Queste gravissime malattie sono l'ipertensione, l'abbiamo detto, l'obesità, in particolar modo quella addominale, androide, legata praticamente proprio al grasso viscerale, possono creare condizioni di obesità durante il periodo di gravidanza o le complicanze gravidiche come le gestosi, il diabete, quindi l'eclampsia, il diabete gestazionale e praticamente l'obesità gravidica. Poi la condizione di steatosi epatica e poi praticamente anche fattori di aterosclerosi dei vasi, nonché la sindrome dell'ovaio policistico anche in soggetti giovani può determinare questa condizione. Come un'altra condizione di sindrome da insulinoresistenza è quando c'è un quadro dislipidemico, cioè un'ipertrigliceridemia superiore ai 150 e valori di colesterolo alto, oltre 200-220 con un colesterolo buono HDL basso e praticamente condizioni come l'iperandrogenismo in alcune
donne praticamente, che porta a condizioni anche di hirsutismo. E poi abbiamo anche importante le crisi ipoglicemiche legate all'eccesso di adrenalina, seguite poi da un'eccessiva produzione di insulina, che porta, dopo una condizione di adrenalina che tende ad aumentare in una condizione di stress o di arrabbiatura i livelli di glicemia, poi arriverà l'insulina che la abbasserà. E poi anche l'aumento della pressione minima in soggetti magri può essere un fattore che ormai si può considerare, già solo quel fattore, un fattore che la considera come sindrome da insulina resistenza. La sindrome da insulina resistenza, una volta chiamata sindrome X, apre la porta a un aumento della morbilità, quindi insorgenza di malattie, di mortalità, tale che per le persone diventa devastante. Questo aumento di morbilità, soprattutto per malattie cardiovascolari e per quindi infarto ictus, e per fenomeni tromboembolici, e per malattie praticamente tumorali, in particolar modo tumori mammella, tumori del colon e tumori praticamente della prostata. Si possono considerare mammella, prostata e colon tumori molto legati ad una condizione protratta nel tempo di insulinoresistenza, una sindrome da insulinoresistenza. Quindi quello che noi dobbiamo fare è fare una dieta. Questa dieta praticamente è una dieta o a basso indice glicemico. Noi consigliamo una dieta chetogenica. Perché? Perché la dieta chetogenica è l'unica che io posso realmente controllare nella sua efficacia, ed è quella che mi dice, nel momento in cui io con il mio Ketur test vado a vedere che produco corpi chetonici, anche se in piccola quantità, vuol dire che il mio corpo non è più in una condizione di iperinsulinemia, perché l'iperinsulinemia protratta nel tempo porta allo stress del pancreas. E una delle malattie, la morbilità che dicevamo prima, che oltre all'aumento della pressione arteriosa e all'arteriosclerosi, una delle malattie più frequenti, conseguenza della sindrome da insulinoresistenza, che diventa malattia, quindi la malattia da insulinoresistenza emblematica, è il diabete di tipo 2 e il diabete alimentare. Bene, quindi di fronte a questo meccanismo dobbiamo considerare che le strategie per contrastare l'insorgenza o il fatto che già si è instaurata l'insulinoresistenza, perché abbiamo già uno di questi fattori che abbiamo detto, girovita, HDL basso, minima alta, familiarità per il diabete, già questi fattori di insulinoresistenza. E poi abbiamo praticamente, quando sono 2 o 3 insieme, abbiamo la sindrome metabolica, sindrome di insulinoresistenza o sindrome X, che apre il rischio a delle malattie che nel tempo potrebbero sfociare nel diabete, oltre che in un'obesità di molta importanza. Diciamo che il soggetto obeso di solito è quello che riesce a portare ancora via, grazie allo stress insulinemico che fa il suo pancreas, ancora lo zucchero praticamente dal sangue, da una grande quantità, il soggetto obeso, una grande quantità di cellule adipose. Il soggetto invece che geneticamente non ha quel numero esagerato come l'iperobeso di cellule adipose, se incomincia a mangiare in modo eccessivo non diventerà obeso, ma diventa insulino resistente e va incontro più facilmente a quella malattia chiamata diabete mellito di tipo 2. Quindi noi dobbiamo assolutamente contrastare e capire bene questa condizione. L'insulino resistenza noi la combattiamo facendo una dieta priva di carboidrati, una dieta chetogenica, perché noi abbiamo capito, al di là di tutte le fesserie che vengono raccontate sulla dieta proteica, quando noi di dieta proteica parliamo di dieta normoproteica, cioè stabilita in base ai criteri del professor Blackburn di Harvard, cioè praticamente basata sulla quantità di grammi in rapporto al peso corporeo, e in media diamo 0,8 fino a 1,2, massimo 1,5 nell'uomo di grammi per chilogrammo di peso corporeo ideale in un soggetto che non svolga alcuna attività fisica. Se svolge un'attività fisica intensa, ovviamente dovrà e potrà raddoppiare fino a 3 grammi per chilo la dose di proteine
assunte sia attraverso gli alimenti, ricordando che nella carne troviamo il 25% di proteine, nel pesce il 15% sono le proteine, oppure un integratore proteico che è in grado di darci la sazietà, arricchito con amminoacidi essenziali, quindi innalza il valore biologico abbassando le scorie azotate e soprattutto praticamente inducendo un forte senso di sazietà per quantità minime, una sorta di semidigiuno che ormai tutti sappiamo essere la migliore cura in assoluto contro qualunque condizione di insulino resistenza, anche solo come un segnale, un sintomo di insulino resistenza, l'aumento del giro vita, oppure una condizione di sindrome di insulino resistenza in cui 2 o 3 fattori di insulino resistenza sono già presenti nel soggetto, oppure la condizione proprio di malattia metabolica o da insulino resistenza, il diabete, cercando di scongiurare così tutte le possibili malattie che possono insorgere, e più se noi riusciamo a tenere lontano le malattie, sicuramente terremo lontano anche il fattore morte, che noi sappiamo essere dovuto a 2 cause principali, quelle cardiovascolari e quindi infarto ictus legate alla sindrome X, alla sindrome da insulino resistenza, e veniva chiamata sindrome X perché le persone morivano e i medici non capivano perché avevano il colesterolo totale buono, perché si era pensato per un periodo che il colesterolo fosse l'unica causa delle malattie cardiovascolari insieme alla pressione arteriosa, invece morivano per tutti quanti altri fattori, e poi quelli da insulino resistenza, e poi si era praticamente l'altra causa di morte, è inutile lo diciamo, sono i tumori, e nell'uomo il tumore alla prostata, nella donna il tumore alla mammella che è il più rappresentato, e il tumore del colon retto per i 2 sessi, quando incominciamo ad avanzare verso la vecchiaia inoltrata. Quindi penso di avervi spiegato quanto sia importante contrastare l'insulino resistenza. L'unico modo per contrastare l'insulino resistenza è eliminare i carboidrati in maniera quasi assoluta, ma se vogliamo dimagrire, totale, assoluta, seguendo una dieta proteica, chetogenica, che controlliamo col keto test, che possiamo seguire senza un'eccessiva spesa e fatica, integrando e sostituendo dei pasti con integratore proteico opportunamente studiato, privo di sostanze tossiche, quindi una sostanza pura che noi introduciamo, e non abbiamo conservanti, ormoni, antibiotici che potremmo trovare, tra virgolette, tanto nei vegetali quanto negli animali, perché ormai la manipolazione genetica è alla base di tutte i nostri interventi sul pianeta. Spero di aver risposto. Bene, dottore, mi ha dato tutte le risposte necessarie. Grazie, va bene. Grazie a lei.